Unit 2. Come stai? In this section, we will learn how to ask people how they feel. So let's start from the formal way. Buongiorno signora, come sta? Bene, grazie. E lei? Ehi Carlo, come stai? Ah, oggi sto proprio male. Oh, mi dispiace. Ciao, come va? Benissimo, grazie. And now, formal again. Buonasera, signor Rossi, come va? Non c'è male. Now let's have a look at the verb stare. Io sto, tu stai, lei sta. And now I'm going to show you how to respond if someone asks you, how are you? Come stai? Come sta? So let's start from very positive up to very negative. Benissimo. Bene. Abbastanza bene. Non c'è male. Così così. Insomma, male. And now, piacere. Piacere in Italian is like nice to meet you. It's a pleasure to meet you in English. So let's have a look at the two conversations. The first one is formal. Buonasera, signora Neri. Come sta? Bene, grazie. E lei? Non c'è male, grazie. Ah, le presento il signor Lucchetti. Signor Lucchetti, la signora Neri. Piacere, molto lieto. And now the informal. Ehi, ciao Paolo, come stai? Benissimo, e tu? Anch'io, grazie. Senti, questa è Annie, una mia amica inglese di Londra, e questo è Paolo, un mio amico. Ciao, piacere. Sai, Annie parla molto bene l'italiano. Ah sì? Io invece purtroppo non parlo l'inglese. Chi è? Who is it? Now I'm going to show you 4 pictures. Keynes, Lagos, Jacques, Parigi, Pedro, Barcellona, Mario, Perugia. Now try to practice how to introduce the people in the pictures. I'm going to give you an example. Questa è Maria, una mia amica spagnola di Siviglia. Now, stop the video and take some time to try to answer. Once you have done, I'm going to give you the right answers. Here are the answers. Questo è Kins, un mio amico nigeriano di Lagos. Questo è Jacques, un mio amico francese di Parigi. Questo è Pedro, un mio amico spagnolo di Barcellona. Questo è Mario, un mio amico italiano di Perugia. Che lingua parli? Now let's have a look at the verb parlare. Io parlo, tu parli, lui, lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Negative. Io non parlo. Question. Parli l'inglese? Parla l'inglese? Now, the languages. Le lingue.
l'italiano, l'inglese, il tedesco, il russo, il francese, il greco, lo spagnolo, lo svedese, il portoghese, l'olandese. Now I'm going to introduce myself and then try to do the same yourself. Mi chiamo Sara, sono italiana di Civitanova Marche e parlo l'italiano, l'inglese, il francese e un po' di tedesco. Non parlo il russo. Che lavoro fai? Let's have a look at the conversation. Siete di Roma? No, siamo di Macerata, ma abitiamo qui a Roma. E cosa fate di bello qui? Studiate? No, sono un insegnante, insegno in una scuola di lingue. E tu che lavoro fai? Io faccio il musicista, suono la chitarra. E tu dove lavori? In uno studio fotografico. And now the verbs essere, fare, lavorare. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Fare, io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Lavorare, io lavoro, tu lavori, lui, lei lavora, noi lavoriamo, voi lavorate, loro lavorano. And now let's learn the prepositions. In Italian, when we say, for example, I live in Rome, we use a, abito a Roma, for towns, villages, cities. While when we say the country we live in, we say in. Abito in Italia. I live in Italy. Lavoro in banca. I work in a bank. Lavoro in ospedale. I work in a hospital. Lavoro in proprio. I work by myself. Che lavoro fai? What's your job? So here is a table with definite articles, so the first two columns, masculine and feminine, and indefinite articles, always masculine and feminine. So let's have a look. Il commesso, la commessa, un commesso, una commessa. L'insegnante, l'insegnante, un insegnante, un insegnante. L'infermiere, l'infermiera, un infermiere, una infermiera. Il farmacista, la farmacista, un farmacista, una farmacista. L'operaio, l'operaia, un operaio, un'operaia. Lo studente, la studentessa, uno studente, una studentessa. Il musicista, la musicista, un musicista, una musicista. If you have a look at un insegnante, indefinite article feminine, it sounds exactly like the masculine, but we have an apostrophe because it should be una insegnante. But as we have two vowels, the first vowel is replaced by the apostrophe. And the same happens with operaia, una operaia. So it's easier to pronounce un'operaia.
Why, if you have a look at the definite and indefinite articles for lo studente, uno studente, we have lo and uno because we have s, t sound. Well, actually is s with a consonant. So we have to use lo and uno. And the same happens with p, s. So, for example, lo psicologo, uno psicologo. Or we use lo and uno when we have nouns like gnomo, so with the g, n sound. Now I'm going to give you some examples to show you how to use these nouns. Questo è Francesco, è di Firenze, ma abita a Bari. Fa l'operaio, è un operaio. Questa è Antonia, fa l'insegnante, è un insegnante. Questo è Roberto, fa lo studente, è uno studente. Questa è Claudia, fa la fotografa, è una fotografa. Now let's try to practice. So we have 4 pictures. Franco, Roberta, Giovanni, Pat. Now try to guess what their job is, and in case you need, you can go back and read the previous examples I gave you. Now you can pause it anytime and try to answer. Now I'm going to give you the right answers. Franco fa l'operaio, è un operaio. Roberta fa la segretaria, è una segretaria. Giovanni fa l'infermiere, è un infermiere. Pat fa il musicista, è un musicista. And the last section for this unit is facciamo il punto. So we're going to check if everything you learned is okay. And I'm pretty sure it's going to be okay. So try to answer to these 20 questions. Pause at any time, pause the video at any time, and take your time to answer. Conta da 1 a 20. Come si chiama l'insegnante? Che lingue parli? Nomina 3 professioni. Coniuga il verbo parlare. Come stai oggi? Nomina 3 saluti. Che lavoro fai? Nomina 3 nazionalità. Coniuga il verbo essere. Di il tuo numero di telefono. Presenta una tua amica o un tuo amico nominando il suo nome e la nazionalità.
Dove abiti? Che cosa studi? Di dove sei? Una persona che lavora a casa è una? Dove lavori? Chi lavora in ospedale? Sei francese? Dove lavora la commessa? E per questa unità è tutto, ci risentiamo alla prossima.